dare un'introduzione storico-geografica un po', io spiego sempre la Piana Rotagliana come un grande triangolo, no? Per cui abbiamo due lati di pietra, diciamo, che sono il proseguimento della Paganella, il Grandos da questo, e il Monte di Mezzocrona dall'altro lato, e il terzo lato sarebbe un po' il passaggio dell'Adige. Dunque abbiamo in verità un triangolo perfetto che punta verso la Val di Non. Il Noce, che è il fiume che attraversa questa pianura, si incontra verso San Michele, verso Grummo, con l'Adige, e anche quello era un ghiacciaio, quindi i due fiumi assieme hanno eroso e hanno in un certo senso sedimentato tutti questi materiali, quelli calcarei, tutti calcareo-dolomitici, e questi gran parte schistoso-granitici, sono completamente diversi i depositi. Infatti ci sono delle suddivisioni, diciamo così, tipo geopedologico, che danno origine a vini diversi qui. Tutta la parte verso Grummo dà un tipo di terolego, questa parte qui dà un altro tipo di terolego. Questo non solo per il suolo, ma anche perché, come diceva giustamente Teo, questo è omologabile, questa zona, ad una dolina. La dolina è interessante dal punto di vista fitosociologico perché in fondo alla dolina abbiamo la stessa struttura floristica di una montagna di 2000 metri, perché si raccoglie tutta l'aria fredda. Allora, qual è il grande valore di questo luogo? È che si scalda come una stufa, come diceva lui, di giorno, ma di notte tutta l'aria fredda della parte alta, che è quella pesante, scende e dà un salto termico colossale. Il terolego viene bene qui sia per le matrici geologiche, ma anche per questo salto termico. Comunque noi facciamo un grande lavoro di riavvolgimento. Loro non tagliano. Esatto, noi non tagliamo. Loro non cimano, loro accapannano, come però, si dice. Rispetto alle altre varietà che abbiamo, cioè, dobbiamo rimetterlo a posto molto spesso, per il semplice motivo che tende subito a chiudersi dentro, per cui è una varietà che proprio si oppone al Guyot. Quindi dovete legare? Sì, noi prendiamo, esatto, come sta facendo Attilio, cioè noi prendiamo le cime e poi le arrotoliamo sul filo. È questo che viene fatto. Questa è l'operazione, loro non tagliano come di solito si fa. E soprattutto sul teroldego è una bella rottura, perché poi insomma continua. Poi si rompono, stare attenti, sono germogli fragili. Esatto, il teroldego soprattutto, e questo anche sul cambiamento climatico se ne accorgiamo, ci sono più, diciamo, momenti di intemperie improvvise un po' inusuali, per esempio appunto delle boate di vento che ogni anno un 10-15% lo tolgono, perché poi lo vediamo di là nelle pergole, di fatto spezzano. Tutto, È molto perché cresce troppo velocemente, per cui in verità non è abituato. E in più chiaramente nel momento in cui vai a ledere la pianta è sempre un momento di shock e riassestamento, per cui rischi comunque di... Loro vogliono evitare, anche perché ritengono che gli apici siano veramente i catturatori dell'energia. Quindi... Però la qualità della frutta, se non potti, cosa? No, cioè, quello dipende la qualità va bene lo stesso, perché per due motivi. Loro lasciano poche gemme, se tu guardi la potatura è molto debole, ci sono 7-8 germogli, ci sono 10-12 grappoli, i grappoli sono molto piccoli, tu guardati attorno e vedi questo prato. Questo è un grandissimo competitore di vigore. Sì, certo. Loro aspettano adesso che vada in fioritura, che faccia molta cellulosa e un po' di lignina, perché è la base per fare poi humus. Se tu tagli troppo presto non fai humus stabile, perché viene praticamente consumato dall'ossidazione questo materiale verde. Se tu aspetti, questo va in fioritura, comincia a accumulare cellulosa e lignina, tagliano e rimane poi, ma intanto il vigore l'ha bloccato, capisci? Poi lo tolgono anche per evitare l'eccessiva competizione con l'acqua, e quello è importante. E poi c'è da dire che noi, a differenza di altre zone viticole, cioè questi sono territori perfetti per fare verdure, cioè tu hai una fortissima spinta. Lo vedremo. Abbiamo fin troppa spinta vegetativa, per cui perché è molto fertile. Esatto, cioè fare un sovescio anche per esempio di leguminose qui, cioè apportare ancora più, cioè non avrebbe senso, anzi noi tendenzialmente dobbiamo avere delle graminacee qua che tolgono di fatto forza. Murario.
gemmi progressivamente tutte le gemme che sono sotto e tieni solo la gemma apicale, quindi quella lì è lungo almeno 2 metri. Il motivo per cui poi si cercano di fare queste semenziali è per ottenere dei nuovi tipi di teroldego. Noi fondamentalmente in 20 anni di selezione, perché poi non c'è niente. Muoiono, no, ci sono piante deboli che muoiono, si ripiantano, Sì. cioè su 1000 piante alla fine era quello Però di sono avere. sempre teroldego questi? No, sono nuove, sono genitori Gli teroldego. obiettivi erano 2 in sostanza, creare una variabilità per fare un teroldego diverso, ma avere anche piante più tolleranti alle malattie, non resistenti, tolleranti. Perché segregando vengono fuori sicuramente dei geni che non sono espressi nel teroldego ma che sono contenuti all'interno del DNA del teroldego. Il discorso è che con la clonazione continua chiaramente la pianta, Si mentre indebolisce. tutte le pestilenze avanzano, ogni cosa negativa si evolve, noi abbiamo bloccato dalla filossera in poi la genetica della vita. Sì. Per riattivarlo, comunque creare un rafforzamento non artificiale e non diciamo meccanico da fuori, cerchiamo di isolare man mano, e per questo dobbiamo portare a frutto le piante per fare delle microvinificazioni e capire se è una pianta che può essere interessante per Ma noi. quanti anni hanno questi? Allora, queste sono state piantate in verità dai 5 ai 10 anni fa. Abbiamo un altro vigneto, Ma Danno questo 3 anni. danno già frutto? qualcuna sì, sì. qualcuna no. Lì vedi dei fiori, no? Questo Sì. avrà frutto. Questi frutti noi li facciamo una microvinificazione, facciamo le analisi, osserviamo in quale periodo dell'anno matura, in modo che sia simile al teroldego, in modo che poi andiamo a piantarla e ha senso. Quando abbiamo le microvinificazioni di centinaia di queste cose diverse qua, vediamo quali ci interessano, di quelle prendiamo il legno, lo riproduciamo e piantiamo un filare di quella varietà. Però la cosa interessante è che quando queste vanno in frutto tu hai piante completamente diverse. Noi abbiamo isolato per il momento 16 fenotipi di teroldego rosso utili, cioè che possiamo piantare, e 7 di teroldego bianco, che poi non sono teroldego l'uno nell'altro, però sono delle varietà nuove che nascono a teroldego su teroldego. Alcune fanno delle bacche piccole così, qualcuno fa dei grappoli allungati, sono grappoli compatti, cioè c'è tutto. Anche perché a differenza magari di un pomodoro, la vite non ha una variabilità, cioè non prende i caratteri dei genitori verosimilmente, va a cazzo di cane. Nel ricordo classico. Noi trapiantiamo a partire da metà luglio tutte le invernali, perciò qui principalmente produciamo poi fra le pergole, perciò non direttamente sotto, perché una volta tutto quello che era rampicante ovviamente andava piantato sfruttando la pergola. Esatto, e poi anche perché si andava a zappare, a tenere pulito la vite, perciò ovviamente c'è ancora chi lascia poi crescere i fagioli o i piselli di mezzo. Stessa cosa anche per le zucche che sono poi striscianti. Però quello che facciamo noi infatti nel primo anno dove avevo pensato di fare questa prova era sfruttare lo spazio invece in mezzo. A partire da metà luglio i ragazzi non passano più con i trattamenti, la striscia in mezzo in vendemmia non dà fastidio perché la larghezza delle nostre pergole di là è 6 metri, perciò abbiamo comunque uno spazio per passare coi carrelli in vendemmia e perciò abbiamo una striscia di 1,5 metri, lunga 60 metri, lungo tutto il filare dove ho coltivato insalate, radicchi, cavoli e cercando di sfruttare il fatto che c'è una penombra che si crea nella prima parte infatti dove dei trapianti, che ovviamente a mezzogiorno adesso vedete il sole che picchia in mezzo, però dopo il resto della giornata è una penombra che giova molto alle piante a foglia. Infatti le biete colorate o le biete in generale qui vengono benissimo e riusciamo a raccogliere fino a novembre senza problemi. Poi qui lo svantaggio avendo i monti accanto è che dopo inizio novembre le ore di luce sono molto ridotte e tutte le piante smettono poi di crescere, cioè sotto le 10 ore di luce gli ortaggi vanno in stand by e bene o male devo arrivare ad raccogliere ortaggi che fino a inizio novembre hanno finito la loro parte di sviluppo e poi si possono tenere in campo per raccogliere mano a mano. Le colture come le carote che hanno una germinazione un po' più lunga, devi essere molto bravo a riuscire a togliere le infestanti manualmente o col piro di servo nel momento giusto. E qui infatti abbiamo fatto 2 false semine, vuol dire che abbiamo lavorato il terreno, dato acqua, sono germinate le prime infestanti, rilavorato leggermente in superficie per togliere le infestanti e poi seminato le carote e poi ci abbiamo fatto sopra un piro di servo, prima vuol dire che siamo andati a bruciare con una fiamma che di fatto è il calore della fiamma, non la fiamma stessa che va a bruciare
quello che germina nel terreno, cioè causando calore alla radice, le piantine poi appassiscono prima della germinazione delle carote. Così ci siamo tolti una carica del 30-40% di infestanti, e le carote è una delle quelle colture dove veramente prende piede l'infestante e non ti parte la carota. E qua poi, avendo avuto queste carote rimaste ferme tutto l'inverno, poi in primavera hanno ripreso a crescere e avevamo delle carotine piccole così dolcissime. Aziendale per uso interno, no? Perciò ortaggi così per cucinare per noi, per la vendemmia, e il resto del campo facevamo patate, grano o la polenta, cioè il mais per la polenta. Poi io ho convertito il tutto 3 anni fa, ho detto facciamo 4 blocchi della stessa lunghezza, e il concetto di avere dei blocchi con questi bancali, queste strisce dove lavoriamo, della stessa lunghezza e larghezza, standardizzare. Come uno fa con una grande produzione, standardizza le dimensioni, si può fare anche in piccolo e sfruttare il fatto che standardizzando la lunghezza del bancale e la larghezza, poi avere l'irrigazione tutta la stessa misura, sai esattamente che per un bancale ci vogliono 400 insalate a una certa distanza, cioè a fare tutta la pianificazione delle rotazioni, del susseguirsi delle piantine, così via, ti organizzi in un modo molto più efficace che in un orto vero, sinergico, dove uno pianta un po' di tutto, dove lì riesce a gestire fino a un certo punto. Ma per una produzione, diciamo, con una circolarità e con una un'economia, si standardizza anche il piccolo e funziona molto bene. E praticamente più in giù infatti abbiamo poi cipollina, erbaglina, levistico, e poi c'è tutta una parte di fiori commestibili, echinacea, monarda, per avere sempre qualcosa che fiorisce, per lasciare le api sempre che circolano. Queste sono delle strutture che avevamo usavamo molto in Canada, che sono dei semplici tunnel che spostandoli ci metti qualche ora, puoi spostarli in qualche altra parte dove ti serve. Con una copertura del genere molto semplice tu puoi chiudere quando fa freddo e riesci a prolungare di un mese la stagione. Built in 1901, and that was a time when Trentino was part of the Austrian-Hungarian Empire. Trentino was one of the poorest, let's say, parts. So in order to boost up a little bit the economy, the different imperials try to finance the economy, and they try also to do that by financing the production of wine. This is why here in the Piana Rotagliana, in Mezzo Lombardo and in Mezzo Corona, you find a lot of these old cellars. They were built in order to produce wine and in order to sell wine, especially to Vienna. I mean, the construction is done without concrete, without cement, so it's a really organism kind of breathes and changes in the time, changes with the season. Temperature is not super stable, and this breathing and this changement is also very important for the aging of our wine. So most of these barrels are oak for the Teroldego. So we produce in oak 2 wines. One is the Foradori and the other one is the Granato, while we use acacia wood for the whites. The single vineyard is all done in amphoras and tinajas. The blends of different vineyards is done partially in oak and partially in cement. My mom is definitely a trendsetter. Granato is her biggest work. She, together actually with my father, they had this vision in the 80s to make a big international red wine out of a local variety. So the vision was to make out of Teroldego wine which is able to age, which is able to, let's say, set a similar standard to the big, at the time, Bordeaux. Then her second step for sure was the experimentation with the amphoras. And today things change, because till 2013 I make the wine. New wines were born, for example our Pinot Grigio Fuoripista, Lezer. So these are also things which are basically coming from our ideas, from our heart, and also wines which are still changing in a very strong way our vision of the market and also the market.
so-called new cellar. Actually, it's more than 20 years old. And what we see here are 247 tinajas. Tinaja, that's the name of this Spanish clay vessel. It's an amphora from Spain. And we use these tinajas to vinify and age our single vineyards. Everything is done with the same method, so we have very long maceration in these tinajas. It's very similar to the Kaketian method of Georgia. So grapes get de-stamped, softly crushed. They go into the tinajas, they ferment. Usually fermentation takes 3 weeks. Then we close the vessel and we let everything macerate for 6 to 8 months. So huge maceration, which is very atypical for winemaking generally in Western Europe. We have a very special line, a so-called amphora cylindrica, where we have an additional aging in these, let's say, cylindric tinajas. Because of the form, everything goes down faster, and actually we don't need filtering because after 12 months of aging, the wine is perfectly clear. We find also out that the expression of the single vineyards is much stronger if put in clay than in oak. So differences are just brighter. You have maybe more acidity, more tannins. Wines they don't have the harmony and the roundness like wines in oak, but they're just true. And they are true to their origin, and this is why we use the tinajas today.